E dopo la Natalia e la Stefania in Ciniglia arriva Andromeda. Amiche ed amici, ciao a tutti, ben ritrovati su Momis, io sono Simona e quest'oggi vi mostrerò come ho realizzato l'elegantissima borsa all'uncinetto Andromeda. Anch'essa realizzata in Ciniglia proprio come la Natalie e la Stefania andate online circa un anno fa. Se lo schema di quelle due borse era molto facile perché è tutto spiegato passo passo, lo schema dell'Andromeda è ancora più semplice. Infatti, se sei principiante e vuoi realizzare per la prima volta una borsa a crochet, questo tutorial fa proprio al caso tuo. Ma andiamo all'occorrente. Cosa ho impiegato? Soltanto 100 grammi di ciniglia in questa bellissima variante blu notte, due moschettoni tondi a ventaglio, 50 cm circa di catena, il bottone magnetico direttamente da cucire all'interno della borsa. Il corpo della borsa si presenta abbastanza morbido per via del materiale impiegato, per cui ho pensato di foderarla e rifinire per contenere il peso degli oggetti. Uncinetto di lavorazione numero 5. Spero che questo contenuto ti piaccia, mi raccomando aggiungi hype a questo video tutorial, a te non costa nulla e per me è un ulteriore supporto. A questo punto ti riporterei direttamente al tutorial di oggi, mi raccomando non dimenticarti ad iscriverti al canale e ad attivare la campanellina per non perderti i prossimi tutorial. A questo punto sigla! Faccio intanto un cappio e avvio 20 catenelle che nel mio caso corrispondono a 16 cm. Ventesima catenella, ne aggiungo un'altra per ritornare indietro a punto basso. A partire dalla seconda catenella inizio a lavorare un punto basso in ciascuna catenella sottostante per un totale di 20 punti bassi. Nell'ultima catenella dove abbiamo lavorato il 20° punto basso aggiungiamo altri 2 punti bassi per un totale di 3. Con un marcapunti andiamo a segnare il primo di 3 e con un altro marcapunti segniamo il terzo. Continuiamo il nostro lavoro, vado a lavorare un punto basso in ciascun punto sottostante per i prossimi 19 punti. Diciannovesimo punto, aggiungo un ulteriore punto basso per un totale di 3 con il primo fatto ad inizio giro. Con un altro marcapunti segno il primo di 3, mentre con il secondo vado a segnare non solo il terzo ma anche l'inizio del giro successivo. Tolgo un attimino il marker, inizio il secondo giro con un aumento, 2 punti nello stesso. Vado a segnarmi il primo punto del giro e questo quinto marker mi serve per segnare il secondo, quindi l'aumento. Intanto andiamo a lavorare un punto basso nei prossimi 18 punti. Quando incontriamo il marcapunti sappiamo che dobbiamo lavorare un aumento in ciascun punto dei 3. 2 punti nello stesso, vado a segnarmi il primo, nel punto successivo lavoro 2 punti bassi per un totale di 4 e nel terzo punto vado a lavorare un altro aumento, quindi durante questo secondo giro abbiamo 6 punti. Lo stesso ripeteremo dall'altra parte. Intanto andiamo a lavorare i 18 punti. 18, quando incontro il marcapunti so che devo fare l'aumento. 2 punti nello stesso punto, segno il primo di 6, nel secondo 1 e 2. A fine giro, nella prima estremità, avrò 6 punti. Giro numero 3. Nel primo punto lavoro il primo punto basso, nel secondo punto lavoro un aumento, 1 e 2. Segno il secondo punto. Poi lavoriamo un punto basso in ciascun punto per i prossimi 18 punti. Quando incontro il marcapunti so che in questi 6 punti andrò a lavorare nel primo punto un punto basso, nel secondo un aumento, 2 punti nello stesso
e ripeto questa sequenza nei 4 punti che ho. Infatti durante questo terzo giro avrò un totale di 9 punti, vado a segnare il nono, procedo con i 18 punti, sono quasi al termine del giro, incontro il marcapunti, quindi faccio un punto basso più l'aumento, nel punto successivo ovviamente, e ripeto un punto basso più l'aumento, ok? E anche qui ho 9 punti. Iniziamo il giro numero 4. Nei primi 2 punti lavoro un punto basso singolo, nel nono punto lavoro un aumento. Procediamo un punto basso in ciascun punto nei prossimi 18 punti, incontro il marcapunti, per cui nei primi 2 punti lavoro un punto singolo e nel terzo punto lavoro l'aumento. Ripeterò questa sequenza di un punto singolo nei primi 2 punti e un aumento per altre 2 volte. 1, 2, marcapunti, qui faccio l'aumento. Come notate i marker sono molto utili. E concludo il giro con gli ultimi 18 punti. Sono arrivata al marker, quindi ripeto 2 punti e un aumento per 2 volte. Qui si è tolto il marker, vabbè, era qui il primo punto, anche qui avrò 12 punti, ecco qui il fondo ovale, perfetto. Con questi 4 giri ho raggiunto 20 cm per 6 cm. Dai, facciamo un ulteriore giro così arriviamo a 21 per 8, che sono le misure standard di un fondo ovale. Andiamo avanti per il giro numero 5. Stavolta andremo a lavorare 3 punti singoli piuttosto che 2 come nel giro precedente, e l'aumento nel 15°, in realtà questo è il 15°, fine giro lo sarà. Come notate aumentiamo di 3 punti di giro in giro, poi lavoriamo un punto singolo nei prossimi 18 punti. Quando incontriamo il primo marcapunti andiamo a ripetere per 3 volte la sequenza di 3 punti bassi singoli e l'aumento. Ripeto, se vi aiutate con i marcapunti non avrete alcun problema, se non li usate ovviamente riscontrerete un po' di difficoltà, soprattutto se sei principiante. Vado a lavorare l'ultimo aumento. Se provate a contare i punti vi ritroverete 15 punti. Poi procedo per i 18 punti che ho al di sotto. Poi se volete il fondo ancora più grande vi basterà andare avanti con i giri. Sui 2 lati più lunghi lavorerete sempre 18 punti, mentre sulle 2 estremità nella sequenza dei punti singoli aggiungerete sempre un punto in più, quindi se durante questo giro stiamo lavorando 3 punti singoli e l'aumento, nel giro successivo 4 e un aumento e così via. È molto molto semplice. Sono al marcapunti anche al termine del giro, per cui vado a lavorare gli ultimi 3 punti. Il marker alla fine non lo metto perché non mi occorre più. Misuriamo, addirittura siamo a 22 per 8, vabbè, non fa nulla, va benissimo così. Terminato il fondo, possiamo procedere con la lavorazione del corpo della nostra borsa. Tolgo il marcapunti e inizio la lavorazione del corpo borsa. Innanzitutto vado a fare un primissimo giro a punto basso in costa, ormai il marcapunti ce lo porteremo fino alla fine. Vado a lavorare quindi solo l'asola dietro del mio punto basso al di sotto. Se vi può interessare mi ritrovo un totale di 66 punti.
ultimo punto basso. Bene, come notate il mio lavoro inizia ad imbarcarsi perché sto lavorando un punto in ciascun punto senza fare più aumenti. Posso togliere il marcapunti nel primo punto e andare a lavorare un punto basso prendendo tutto il punto. Segno con il marker e procedo con la mia lavorazione a punto basso. Per questo giro e per tutti i giri successivi non farò altro che lavorare un punto basso in ciascun punto sottostante finché non raggiungo l'altezza desiderata. Terminato il giro numero 2 procedo per il numero 3 ripetendo lo stesso lavoro, un punto basso in ciascun punto per un totale di 66 punti perché io ho questi punti. Bene, in totale ho fatto 21 giri a punto basso, raggiungendo così 15 cm di altezza. Adesso continuo il mio lavoro andando a lavorare in ciascun punto basso sottostante in costa, quindi prendendo solo la metà asola dietro, un punto bassissimo. Rimetto il marker perché credo di fare 5 giri a punto bassissimo, vediamo un po'. Voglio alzare il bordo superiore della mia borsa, quindi molto semplicemente entro nell'asola dietro e lavoro un punto bassissimo. Terminato il primo giro a punto bassissimo, procedo per il giro numero 2. Ripeto sempre lo stesso lavoro, entro nella costa dietro del punto bassissimo, faccio un punto bassissimo, semplicemente questo. Quindi continuerò per questo secondo giro per altri 3 come minimo, poi vediamo un po', vi tengo aggiornati. Ultimo punto bassissimo, prendiamo un po' di velluto, un po' di filato, in totale ho fatto 5 giri a punto bassissimo, se vi può essere utile corrispondono a 3 cm, magari stai utilizzando del cordoncino o della lana, sono molto utili le misure in centimetri. Ci aiutiamo con un ago e piuttosto che andare nel primo punto ci inseriamo nel secondo punto bassissimo e al centro dell'ultimo punto bassissimo, chiusura invisibile, andiamo a bloccare e disperdere il filo d'eccesso tra i punti dietro all'interno della nostra borsa. Passiamo adesso agli accessori, parto dai 2 moschettoni a ventaglio, li faccio passare attraverso la lavorazione e nello stesso tempo fisso un pezzetto di feltro che mi farà da supporto in più. Vado a fissare all'interno del corpo borsa con degli spilli la fodera che avevo precedentemente preparato. Qui sul canale trovate diversi video tutorial su come andare a foderare una borsa all'uncinetto. C'è anche una playlist dedicata, ad ogni modo vi mostro velocemente anche questo passaggio. In questo caso la fodera tratterrà il peso degli oggetti all'interno della borsa visto che il corpo è abbastanza morbido per via del filato utilizzato. Se non sei amante delle borse troppo morbide allora utilizza dei supporti per andarla ad irrigidire. Utilizza della rete da 0,5 o della rete già preformata oppure un foglio in feltro. Dopo aver fissato tutto con degli spilli passo al lago e al filo trasparente per cucire. Nonostante le cuciture siano invisibili per via del filo trasparente per cucire utilizzato, vado a rifinire ulteriormente il bordo superiore, quindi vado a nascondere le cuciture con una passamaneria realizzata all'uncinetto. Basta avviare 3 catenelle e lavorare un punto alto nella prima ed il gioco è fatto, e ripetere l'operazione per più volte finché non si raggiunge la lunghezza che occorre. Ho fissato la passamaneria con della colla adatta per tessuti, spesso mi chiedi dove acquistarla, io la prendo su Amazon. Ti lascio il link per acquistarla sotto questo video nel box informazioni, ma in generale nella mia vetrina Amazon trovi diversi prodotti che utilizzo per le mie borse all'uncinetto e non solo, come per esempio il filo trasparente per cucire e i vari accessori metallici che utilizzo sempre. Dopodiché fisso anche il bottone magnetico da cucire con ago e filo trasparente
trasparente ed infine applico la tracolla, in questo caso una catena a maglia piccola da 50 cm circa. La lunghezza è personale, puoi indossare la tua borsa più lunga o più corta in base ai tuoi gusti. E voilà, amiche ed amici, borsa all'uncinetto in ciniglia completata, molto bella, pratica, comoda e capiente, proprio come la borsa Natalie, appunto nocciolina in beige, e la borsa Stefania appunto puff in bordeaux. Tutta bella che è foderata, rifinita proprio come le altre due borse. Molto soddisfatta di aver realizzato anche lei una versione più semplice ma altrettanto chic ed elegante. Vediamo quanto misura. Dovremmo essere a 24 cm perché abbiamo realizzato il corpo borsa su un fondo da 22, esatto, quindi ci sta che abbiamo qualche centimetro in più. Altezza invece 17 cm, profondità 8 cm. Amiche ed amici, rieccoci qui, siamo giunti al termine anche di questo video tutorial. Spero che questa bellissima borsa vi sia piaciuta, vi aspetto come sempre giù nei commenti, fatemi sapere cosa ne pensate e se proverete a replicarla, o se sei principiante e vorresti realizzare la tua prima borsa partendo proprio da Andromeda. Vi ringrazio anche quest'oggi per aver scelto di guardare Momi. A questo punto vi do l'appuntamento la prossima settimana con nuovi video tutorial imperdibili, quindi mi raccomando, se ancora non l'hai fatto, iscriviti al canale, attiva la campanellina e seguimi anche sui social. Se provi a realizzare uno di questi progetti, mi raccomando, taggami così riuscirò a vedere il tuo progetto realizzato con i miei video tutorial. Grazie ancora, alla prossima, un bacino a tutti!